Ciao a tutti ragazzuoli, come sappiamo da qualche giorno è stata rilasciata l'ultima versione di macOS Ventura, infatti io l'ho installata sia nel mio Mac Studio che nel mio iMac 27 fine del 2013. Di quest'ultimo ho fatto un video dedicato proprio perché è un Mac non supportato, quindi se ancora non l'avete visto vi lascio il link in descrizione. Ma insieme alla versione ufficiale di macOS Ventura è stata rilasciata anche la versione ufficiale di iPadOS 16. Io fino a poco tempo fa avevo ancora installato la versione beta, quindi in questo video voglio mostrarvi come fare ad effettuare il downgrade da una versione beta a una versione ufficiale. E non solo, con questa tecnica è possibile fare il downgrade anche da una versione ufficiale, ad esempio iPadOS 16, a una versione un po' più vecchiotta, tipo la versione 15.7. Quindi adesso ci spostiamo nel Mac per vedere come effettuare questa operazione. Come possiamo notare dalle informazioni dell'iPad, è installata la versione iPadOS 16.2, in questo caso è una versione beta. Quindi tutto quello che c'è da fare adesso è scaricare il sistema operativo e successivamente installarlo. Andiamo a vedere come fare. Ok, per poter effettuare il downgrade dobbiamo scaricare il sistema operativo. Quindi in questo caso andiamo in questo sito psv.me, andiamo a selezionare quello che è il nostro dispositivo. Nel caso specifico andiamo a selezionare iPad. E poi vado a cercare l'iPad Pro, vediamo un attimino, allora iPad Pro 3, ok, 11 pollici cellular, quindi questo qui è il modello del mio iPad al quale effettuare il downgrade. Quindi selezioniamo questo, ci dice che è disponibile ancora la versione 15.7 oppure la 16.1. Nel mio caso voglio installare la 16.1, quindi clicco qui. Poi vado a dire download e automaticamente inizia il download. Quindi attendiamo che completa il download del sistema operativo e dopo effettuiamo la procedura di downgrade. Ok, uno dei passaggi da effettuare prima di poter effettuare il downgrade è quello di disabilitare il profilo del sviluppatore. Quindi in questo caso andiamo un attimino su, vediamo aggiornamento software, no, e dobbiamo andare in VPN e gestione dispositivi. Come possiamo notare qui c'è iOS 16, iPadOS 16 beta software profile, quindi noi clicchiamo qui, diciamo che non vogliamo più questo, vogliamo rimuovere questo profilo, inseriamo la password, selezioniamo rimuovi profilo e riavviamo il dispositivo. Perfetto, una volta aver scaricato il sistema operativo, come possiamo vedere è posizionato qui sul desktop. Allora, adesso abbiamo il file, quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente ripristinare l'iPad, però per poter installare questo sistema operativo bisogna tenere premuto Alt nella tastiera e cliccare ripristina iPad. Come possiamo notare ci dice che prima bisogna disattivare l'opzione dov'è. Ok, perfetto, una volta aver disattivato l'opzione dov'è, ripetiamo l'operazione di ripristino dell'iPad, quindi teniamo premuto Alt nella tastiera e clicchiamo ripristina iPad. Ecco, in questo caso lui riesce a trovare il nostro sistema operativo, quindi clicchiamo apri, vediamo che la versione è 16.1 e clicchiamo ripristina. Adesso non fa nient'altro che estrarre il software e preparare l'iPad per l'installazione. Perfetto, come possiamo notare la versione dell'iPad è la 16.1, quindi vuol dire che il downgrade è stato effettuato correttamente. Perfetto, i passaggi sono veramente molto semplici, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un sistema operativo, quindi in questo caso un file PSV e iTunes. Il mio consiglio prima di effettuare queste operazioni è quello di fare un backup del proprio dispositivo, in modo che in caso di problemi è possibile ripristinare tramite backup. Inoltre, una volta aver effettuato l'operazione di downgrade, è possibile ripristinare tutti i dati proprio grazie al backup. Io spero che questo video vi possa tornare utile e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!